95 milioni di tazzine. Ogni giorno, in Italia, un mercato da 5,2 miliardi di euro. E tu sei dall'altra parte del bancone. Guadagni 1.100 euro al mese, svegli alle 4:30, sei in piedi 10 ore. E nessuno sa il tuo nome. Ma c'è chi da quel bancone ha costruito un impero da 9 milioni di euro. Il 92% di chi apre un bar in Italia non supera i 5 anni. Questo è ogni livello di essere un barista in Italia. Hai 19 anni, forse 20. Il tuo primo giorno dietro il bancone. Arrivi alle 5 di mattina. Il locale è buio. Puzza di caffè vecchio e detersivo. Ti danno un grembiule e una spugna. Pulisci i tavoli. Poi lava le tazze. Poi riempi il frigo. Non tocchi la macchina. Non per settimane. Contratto CCNL. Pubblici esercizi, sesto livello. Stipendio lordo. 1.392 euro. Netti in busta, circa 1.000 al mese. Per 6 giorni a settimana. 8 ore al giorno. Ma le ore vere sono 10, perché arrivi prima e esci dopo. La macchina espresso è a 60 cm da te. 90 gradi. Vapore che brucia. Ti scotti le dita la prima settimana con il beccuccio del vapore. La seconda pure. Alla terza impari a non pensarci. Nessuno ti insegna niente. Guardi, copi, sbagli, ti correggono, ricopi. Il corso base SCA, Barista Foundation, 165 euro, 2 giorni. Ma la maggior parte degli apprendisti non l'ha mai fatto. Si impara qui, con il vapore e la fretta. Il cliente paga 1,20 euro per un espresso. Il costo della materia prima? 7 centesimi. Il margine lordo è dell'80%. Ma tu non vedi quel margine. Tu sei un costo fisso. 1.200 euro al mese per il proprietario, contributi inclusi. Momento che non dimentichi, è lunedì mattina. 700 persone passano nel locale prima delle 9. Ognuna vuole il suo caffè in 2 minuti. Il barista senior si taglia con la lama del macinino. Sangue sul bancone. Si fascia con lo scotch. Ricomincia. Nessuno rallenta. Il lunedì non aspetta. In quel momento capisci. Questo mestiere non è romantico. È meccanico. È ripetitivo. È ogni mattina alle 5. 6 apprendisti su 10 mollano nel primo anno. Non per lo stipendio. Per la sveglia alle 4:30. Per il vapore. Per il weekend che non esiste. Per gli amici che escono il sabato sera mentre tu dormi perché domani apri alle 6. Hai 23 anni. Forse 25. Sei sopravvissuto. Adesso tocchi la macchina. Non la guardi più da lontano. La senti. 21 grammi di caffè. 25 secondi di estrazione. 40 millilitri in tazza. 3 variabili. Infinite combinazioni. Contratto CCNL. Quinto livello. 1.540 euro lordi. Netti? Circa 1.300 al mese. 300 euro in più dell'apprendista. Dopo 3 anni. Il bar vende 400 caffè al giorno. 1,20 euro di media. 480 euro solo di caffè. Tu ne prendi 50 al giorno. Il 10% di quello che entra in cassa. Ma adesso hai un potere. Sai fare la crema perfetta. Sai montare il latte a 65 gradi. Sai che il cappuccino dopo le 11 non si ordina. In Italia è una legge non scritta. La certificazione SCA Barista Professional, 500 euro. Chi ce l'ha guadagna in media il 15% in più. Ma la maggior parte dei baristi italiani non sa nemmeno cosa sia la SCA. Un barista con la tua esperienza a Londra prende 1.800 netti, a Melbourne 2.200, a Dubai 2.500. Tu stai in Italia per 1.300. Perché? Perché una mattina un cliente abituale ti chiama per nome. Marco, il solito. Non sei più il ragazzo nuovo. Sei il barista. Tua madre, che voleva che facessi l'università, viene a trovarti al bar. Ordina un cappuccino. Lo beve lentamente. Non dice niente. Ma torna la settimana dopo. Hai 30 anni. Gestisci il bancone. Sotto di te, 2 baristi e un apprendista. 600 caffè al giorno nei periodi di punta. Tu decidi la miscela. Tu regoli il macinino ogni mattina in base all'umidità. Se il caffè è cattivo, è colpa tua. Se è perfetto, è merito del bar. CCNL. Terzo livello. 1.653 euro lordi. Netti. 1.400. 1.500. Finalmente sopra i 1.500. Dopo 8 anni di lavoro.
Il caffè Gambrinus di Napoli ti vuole. Dal 1860. Uno dei caffè storici più famosi d'Italia. 1000 caffè al giorno. Solo espresso e cappuccino. Ecco la matematica. Il capo barista di un bar che fattura 300.000 euro l'anno costa 20.000 lordi. Il 7% del fatturato. Per la persona che fa il prodotto. Ma adesso vedi i numeri. Vedi l'affitto. 2.000 al mese nel centro città. Il personale 8.000. Le utenze 800. Il caffè in grani 1.500 kg l'anno a 12 euro al chilo. Le tasse, l'HACCP, l'assicurazione, il commercialista. E pensi una cosa pericolosa. Io potrei farlo meglio. Il proprietario ti chiede di usare un caffè più economico. Tu noti la differenza. Ogni singola tazzina. Quella sera torni a casa e apri un foglio Excel. Per la prima volta non calcoli il tuo stipendio. Calcoli i costi di un bar. Ed è qui che la strada si divide. Hai 35 anni. Apri il tuo bar. Investimento iniziale. 85.000 euro. Macchina espresso professionale. 10.000 euro. Macinino. 3.000. Ristrutturazione locale. 25.000. Arredamento. 15.000. Licenze SCIA, HACCP, autorizzazioni. 5.000. Riserva di cassa per i primi 3 mesi. 20.000. 85.000 euro per il diritto di svegliarti alle 4:30, 7 giorni su 7. Costi fissi mensili, 10.000 euro. Affitto, personale, utenze, materie prime. Ogni mattina apri gli occhi e devi 10.000 euro al mondo. Fatturato medio di un bar italiano, 465.000 euro l'anno. Margine netto, 10%. Profitto, 46.500 euro annui. Circa 3.800 al mese, più del capobarista. Ma lavori il doppio e rischi tutto. FIPE 2025. Negli ultimi 10 anni hanno chiuso 21.000 bar in Italia. Nel 2025 ne chiudono 3 al giorno. 1 su 2 non supera i 5 anni. Primo, lunedì. Locale pieno dalle 7 alle 9. 300 caffè in 2 ore. Il barista nuovo sbaglia 5 cappuccini. La macchina perde pressione. Chiami il tecnico. 1.200 euro. Alle 10 chiudi gli occhi per un secondo. Li riapri. Sono le 3 del pomeriggio. Non hai mangiato. Ma martedì il commercialista chiama. L'IVA trimestrale. Le buste paga superano il budget. Il frigorifero ha bisogno di manutenzione. 700 euro. 3.800 al mese di profitto. Suona bene. Ma diviso per le ore lavorate. 6 euro l'ora. Meno del tuo ex apprendista se conti le ore vere. Benvenuto nel 50%. O nell'altro 50%, se resisti. Francesco Sanapo. Ditta artigianale. Firenze. Fatturato 2024. 9.400.000 euro. 7 locali tra Firenze e Milano. Margine dell'8%. Da barista pugliese a imprenditore del caffè specialty. Daniele Ricci. Brescia. Classe 1997. 3 volte campione italiano baristi. Vice campione mondiale 2023 ad Atene. Ha lavorato ad Amsterdam, in Svizzera, a Bruxelles. Oggi è consulente e formatore. Ha 28 anni. Stefano Cevenini, Bologna. Campione del mondo espresso italiano a 20 anni. 20 anni. 3 persone. 3 strade diverse. Un punto in comune. Hanno trasformato il caffè da abitudine a esperienza. Al livello 5 non vendi più caffè, vendi conoscenza. Sanapo ha portato lo specialty coffee in Italia quando nessuno sapeva cosa fosse. Ricci compete con i migliori del mondo, rappresentando un paese che beve 95 milioni di tazzine al giorno, ma ne conosce davvero la qualità in pochi. Cevenini ha vinto un mondiale prima di poter bere legalmente alcol. Il 3% che arriva qui ha pagato un prezzo che non è nel bilancio. Mattine alle 4 per anni, mani scottate dal vapore, relazioni complicate, ginocchia che cedono a 40 anni. La cosa che nessuno racconta. Sanapo è partito dal Salento, senza soldi, senza contatti. Ha dormito in macchina nei primi mesi a Firenze. Ricci ha lasciato l'Italia a 22 anni per imparare. Cevenini si allenava 8 ore al giorno per un anno prima del mondiale. Al livello 5 la macchina è la stessa. 90 gradi. 21 grammi. 25 secondi. Solo che adesso il mondo ti guarda mentre li conti. E la cosa che nessuno ti dice, anche a livello 5,
Ogni mattina la macchina va accesa a mano. C'è una macchina espresso che scalda a 90 gradi, 25 secondi. L'estrazione perfetta. Più di così è amaro. Meno è acido, 25 secondi. La differenza tra il caffè perfetto e quello da buttare. Tra il 50% che sopravvive e il 50% che chiude. Tra l'apprendista che molla e il maestro che fattura 9 milioni. 25 secondi. E una vita intera per imparare a contarli.